Ok, ci siamo. Buongiorno. La porta aperta, chiudiamola. Ok. Chi entra mi dia un feedback, ragazzi. Io cerco di condividere come sempre il video, se ci riesco. Un attimo solo. Oh, ciao, ciao Salvatore, ciao Marcello, ragazzi. Iniziamo con un bel like, mi raccomando. Fatemi condividere la live. Ho già creato i post, devo solo mettere il link. Ciao Marcello! Ciao a tutti ragazzi! Oggi vedremo un drone nuovo, ve lo faccio già vedere in anteprima. Ciao Daniele! Eccolo qui. SJRC F11, molto interessante ragazzi. Molto interessante, costa poco e lo scopriremo tra un istante. Grazie Marcello, come si vede, come si sente ragazzi? Prova, prova, prova. Ho avuto un po' di raffreddore questi giorni, avevo poca voce, però ora sto un po' meglio. Ok ragazzi, 2 secondi, fatemi condividere la live. Cosa c'è in descrizione? Vabbè, poi più tardi metterò il link per acquistare il drone. Prima lo vediamo insieme ragazzi, poi se vi piace lo comprate ovviamente, ma farò anche altri video. Ok, qua l'ho messo. Qua l'ho messo. Qui servirebbe Stefania che ehm, per aiutarmi a mettere tutti i link. Purtroppo oggi non c'è. Non so che fine abbia fatto oggi Stefania. Ok. Metto anche sul gruppo. Ragazzi, oggi ho letto la notizia. Poste Italiane si dà ai droni per le consegne. Cioè, ragazzi, Poste Italiane e droni insieme fa già ridere così, veramente. Ok, metto pure qui e ho finito. Bene. Si vede bene, ragazzi? Sto tornando, sto tornando in live. Un attimo. Ok, fissa come comunicazione. Se non siete già iscritti, ragazzi, entrate sul gruppo Facebook, eh? C'è molta brutta e bella gente. Ci si diverte. Ok, perfetto. Dovrebbe essere tutto a posto. Bene, allora vediamo un po' cosa avete scritto, poi andiamo a vedere il drone. Ciao Pascal, ciao Alessandro, ciao a chi è entrato Robby. Vi do il consiglio su Mavic 2 Pro Platinum. Allora, il Platinum è un drone eccellente, però se vuoi di più lo zoom è ancora meglio. Se puoi prendi lo zoom, sinceramente vale tutto quello che costa. Ok Alessandro, come ti sembra a te questo drone? Sei già iscritto, Salvatore. Ciao Gigi. Sto drone l'hai provato? No, devo ancora aprirlo. Tra l'altro ho fatto l'unboxing ieri con Stefania che uscirà domani con questo drone. Quindi uscirà prima questa anteprima, poi l'unboxing. Vabbè, l'unboxing c'è altra roba in mezzo. Bene. Allora, ragazzi, leggiamo prima qualche caratteristica tecnica di questo drone. Fatemi aprire la pagina del prodotto, se ci riesco. Perché ovviamente se non vi dico le caratteristiche tecniche del drone, siamo in alto mare. Ok, tra l'altro lo vendono un po' ovunque, anche su Amazon, Gearbest, Banggood, eccetera, eccetera. Ok. Bene ragazzi, allora giro la telecamera e iniziamo a vedere questo drone. Ok ragazzi, un bel like se non l'avete già fatto, fatemi trovare una posizione comoda, perché purtroppo le live sono un po' complesse. Ok, perfetto. Non so perché ingrandisca così tanto, sinceramente, però vabbè, ce la faremo lo stesso. Allora ragazzi, ecco qui il drone. Accendiamo le luci, così si vede meglio. Troppa luce. Notate già la scatola, ragazzi. Guardate com'è sbrilluccicante. È proprio cinese questa scatola, ragazzi. È brutta. Cioè, a me non piace, però vabbè. È la cosa meno importante. È anche abbastanza sottile. Però, dai, è particolare decisamente. Cosa abbiamo? La scritta F11, drone richiudibile. Ah, ragazzi, ero rimasto sopra con la chat. Dicevo, perché non scende? Dovevo scendere. Ciao Max, è brushless? Sì, ora vedremo tutte le caratteristiche tecniche. Scatola tamarra. Ciao Mirko. Vediamo un po' cosa c'è scritto dietro.
Allora, un po' di avvisi, ragazzi. Già qui notiamo che è un drone Full HD con cam 5G, 500 metri di range, ma ora leggeremo tutte le caratteristiche tecniche. Ok, scatola nella norma, cioè molto particolare, molto tamarra. Questo è il drone, guardate, è richiudibile, si aprono i bracci, che poi è ispirato chiaramente al drone della Zerotech, l'Esper. Questo è più piccolo, quello è più grande. Questo non ha avuto molto successo in Europa perché non si configura con i nostri telefoni, però esteticamente, guardate, è identico. Ciao a chi è entrato, Giannetti. Ciao Alessandro. L'ho preso da Gearbest, mi è arrivato in 2 settimane circa. Ok ragazzi, ora leggiamo un attimo le caratteristiche tecniche di questo drone. Le leggiamo insieme, fatemi mettere schermo intero. Ok, eccoci qui. Riuscite a leggere ragazzi? Allora, vediamo un po' di che drone si tratta, ragazzi. SGRC F11, 5G, Wi-Fi, FPV, 25 minuti di autonomia di volo, ragazzi, e questa è un'ottima cosa. Range di controllo 500 metri, costa attorno ai 150 euro in varie versioni che vi linkerò in descrizione video più tardi, con varie batterie, cioè cambia solo il numero di batterie contenute. Vediamo cos'altro dice. Interessante. Allora, trasmissione video, 25 fps, GPS, motori brushless, insomma, braccia richiudibili. Sembra un drone abbastanza interessante. Connessione sullo smartphone, vedremo l'applicazione come va. GPS, volo stabile, varie funzionalità di volo. Possiamo anche scattare le foto con i gesti della mano. Sì, questa foto è un po' fake, però la funzione dovrebbe esserci. Waypoint mode sul telefono, come vedete si fa la rotta e il drone la segue. Follow me, punti di interesse, circle mode, penso sia questo, no? Decolle e atterraggio automatico. E niente ragazzi, questo è tutto. Ora andiamo a vederlo più da vicino. Vediamo cosa avete scritto ragazzi. Le gesture non funzionano, vabbè non ho provato, ho letto solo le caratteristiche tecniche. Vabbè, Pub, guarda, in Italia vendono certi droni a prezzi esagerati, io non faccio nomi, ma ti giuro che certi droni venduti a 300 euro in Italia con marchiatura CE sono dei droni cinesi di bassa lega, peggio di questi, presi, rimarchiati con tutti i loro problemi e rivenduti in Italia, cioè decisamente. Questo ho letto delle recensioni e non ne parlano male, eh. Cioè alla fine bisogna sempre usarli in luoghi sicuri, non sopra cose o persone, però è un drone abbastanza affidabile per quello che costa. C'è solo la versione 5G, sì, ma vedremo che range di controllo avrà in un prossimo video. Penso che domenica farò una prova di volo. No, figurati, Pab, è ovvio che ognuno abbia il suo parere. Intanto suonano alla porta, ma io non aprirò mai. Allora, andiamo ad aprire la scatola, ragazzi, vediamo cosa c'è dentro. Ah, c'è anche qui sotto una scritta cam orientabile di 90 gradi. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, un bel like, mi raccomando, per supportare questo canale, che non chiede nessuna donazione, come sapete. Ecco qui il contenuto della scatola. Interessante. Iniziamo a vedere cosa c'è. Abbiamo il radiocomando, al contrario, che mettiamo un attimo da parte, vediamo cos'altro c'è, poi analizziamo le cose più interessanti. Il drone, anche questo mettiamolo un attimo da parte. Sì, ma qualsiasi cosa elettronica può avere malfunzionamenti, cioè non solo un drone, anche un computer Apple da 1000 euro può avere dei problemi. Nella scatola abbiamo anche un cavo di collegamento, vediamo, credo sia un micro USB. Sì, infatti, micro USB, USB. Poi abbiamo la manualistica, cioè è solo un manuale, è scritto anche in inglese,
cioè è scritto in inglese, solo in inglese, dateci una lettura ragazzi. Mi raccomando, leggetevi sempre i manuali quando comprate un drone, sono importanti per fare le calibrazioni. Ecco qui per scaricare l'applicazione, me lo tengo un attimo da parte. Mi raccomando, sono molto importanti i manuali. Poi qui dentro abbiamo delle eliche di scorta e ne approfittiamo per vedere come sono fatte. Poi ragazzi, tra poco rispondo ai vostri messaggi, eh. Allora, non vedo nessun cavo, cioè alimentatore, quindi penso si vada a ricaricare con il cavetto, con un caricabatterie USB, perché non c'è nient'altro qua dentro. Togliamo tutto, ecco il drone, ecco il radiocomando. Ok, vediamo le eliche ragazzi, vediamo un po', apriamo, come sono fatte. Boing. Ok, allora sono il modello richiudibile come quelli dei Mavic, ottimo, quindi questo aiuta a risparmiare spazio, ma già si vedeva lì comunque. Ok, eliche sembrano abbastanza robuste, solide, si piegano anche un po'. Ok, fino a qui tutto bene ragazzi. Ora andiamo a vedere il radiocomando. Si avvitano. No, credo siano a sgancio rapido, non vedo delle viti, ottimo. Allora, grazie Gigi. Non guardate il tello. Non vediamo bene, in che senso? Allora, ragazzi, se avete qualche domanda da fare, fatemela. Io sto cercando di capire se sono eliche a sgancio rapido oppure no, ma credo di no. Ecco, guardate. Sì, credo siano a sgancio rapido. Sì, sì. Non penso ci siano delle viti. Questo, ragazzi, è il radiocomando. Fatemi sistemare meglio la luce. Ok. Sì, ma c'è la mia mano in mezzo, quindi non è molto utile. Allora, radiocomando ragazzi, togliamo le protezioni. Queste sono utili magari anche se lo mettete in uno zaino per evitare di rompere gli stick, quindi conservate questi spessori. Carino. Gli stick hanno una buona resistenza, decisamente. Tasto d'accensione, si accende. Sì, lampeggia il LED. Si spegne così. Qui abbiamo il tasto per il ritorno a casa automatico. Questo credo sia l'headless mode, c'è una bussola. Di solito quando c'è la bussola è sempre headless mode. Qui c'è atterraggio e decollo automatico. Abbiamo il tasto per le foto, tasto per i video. Questo è per la velocità del drone, quindi per aumentare e diminuire la velocità del drone, entrare in sport mode praticamente. Questo invece è per angolare il gimbal e non ci sono altri tasti. Le antenne hanno lo stesso sistema di quelle dei Mavic, guardate, sono praticamente identiche. Perfetto. Sotto si apre? Non lo so, vediamo. Questo si apre sicuramente, ok. E ci sono dei LED, vediamo. Allora, quello a sinistra credo sia il LED per il ritorno a casa automatico. Ecco, vediamo che si accendono. Il secondo penso sia quello per la velocità, il terzo per le foto e i video, e il quarto penso l'abbinamento al drone. Lo scopriremo ragazzi. Ok, questo è il radiocomando. Questi si aprono? Sì, si aprono anche questi. E a che serve? Per migliorare l'impugnatura, no? Guardate, così. Ok, abbastanza ergonomico come radiocomando ragazzi, non è male. Vi piace? Ditemi la vostra. Un bel like ragazzi. Ok, mettiamolo qua. E ora andiamo a vedere anche il dronino, ragazzi. Rispondo prima alle vostre domande. Allora, fatemi girare la telecamera. Ok, vediamo. Cosa avete scritto di interessante? Vabbè, state litigando? No? Se ti serve fotografia professionale, i soldi? Vabbè, drone fotografico professionale, in Mavic 2 in poi. 500 metri è più che sufficiente. Ciao Mirko Cipolla. Ricordate sempre che in Italia la distanza massima è 200 metri. Ciao Paolo. Ok, ok ragazzi. Perfetto. Non ci sono altre domande sul drone, quindi possiamo procedere a vederlo più da vicino. Ok.
sposto un attimo, altrimenti guardate solo il tello che gira. Queste sono le eliche, mettiamole da parte, non ci interessano. Ok ragazzi, guardate, questo è l'SGRC F11 e questo è lo Zerotech Esper. Guardate, sono davvero identici. Cioè, uno, questo è il padre di questo, anche se questo è uscito prima. Vabbè, mettiamo da parte. E andiamo a vedere il drone, ragazzi, che vi interessa, che ci interessa. Perfetto, ragazzi. Finché discutete civilmente, va bene. Allora, vediamolo un po'. Se spengo la luce, come si vede? Forse è meglio che la luce è spenta, ragazzi. Non so perché tenevo la luce accesa. Allora, vediamo. Iniziamo a scoprirlo. Motori brushless intanto, come si aprono. Prima i motori davanti. Ok. Poi quelli di dietro. Ok. Davanti. Dietro. Opla. Eccolo. Vi piace esteticamente, ragazzi? Che ne dite? Ora vi dico anche quanto pesa. Vado a prendere il bilancino, la bilancia, e vi dico bene. Allora, intanto abbiamo dei motori brushless che sembrano fatti anche abbastanza dignitosamente. Qui ci sono i LED, la scritta F11 qui, la cam che credo sia motorizzata. Sì, sentite? Motorizzata. Una lente. Non so da quant'è questa lente, ragazzi. Lo scopriremo nella prova di volo, perché a me che sia 20, 50, 200 megapixel conta poco, bisogna vedere la qualità com'è. Ma ricordate che è un drone che costa sui 150 euro, ragazzi, anche meno. Quindi, ok, qui c'è un ingresso micro USB. È molto basso, ragazzi, guardate, tocca subito a terra, quindi state molto attenti quando lo fate decollare e atterrare. Vi consiglio come sempre una base di atterraggio con questi droni così bassi perché c'è il rischio che vadano a incappare su qualcosa essendo così bassi. Guardate, non c'è proprio spazio, avrei gradito qualche piedino un po' più grande. Comunque, vediamolo da sotto, se c'è qualcosa di interessante. Abbiamo due cam, penso che siano delle cam per la V+. Ok, molto buono. Dietro la scritta SJRC. Sopra abbiamo lo stato della batteria che sta a 1. Si accende. Ok, per accendersi si accende. Perfetto. Ah, guardate che belli i LED dietro, ragazzi. Sono identici a quelli dello Spark, ve li ricordate? Cioè, guardate. Mi pare che anche il rumore, ragazzi, è lo stesso dello Spark o no? No, forse no, non mi ricordo bene. Comunque i LED sono identici a quelli dello Spark, davvero, davvero copiati, uguali. Bene, spegniamo. Andiamo a vedere la batteria. Fatemi rispondere a qualche domanda. Cosa avete scritto? C'è un negozio ufficiale su AliExpress per la consegna con DHL, ma AliExpress è spesso alla dogana, ti consiglio più su Gearbest, eccetera, eccetera. Di lato è particolare, sembra uscito da qualche film sui droni che ammazzano le persone, non so se avete presente, tipo Terminator o qualcosa del genere, molto carino, cioè a me piace, un po' diverso dal solito. Questa è la batteria, che quindi si ricarica tramite la micro USB, non c'è un caricabatterie proprio, cioè dovete usare il caricabatterie del telefono, credo, no? Se qualcuno ce l'ha me lo confermi, ragazzi, mi sa che non ho visto nessun caricabatterie nella scatola. Ok, abbiamo anche il marchio CE, una batteria da 11.1 volt, 2500 mAh. Ah, non male, pensavo molto peggio. Ok, fatemi controllare se c'è il caricabatterie nella scatola, ma penso che non ci sia. No, non c'è il caricabatterie, quindi si carica collegandolo alla USB. Allora, io personalmente Mavic 2 Pro con abbinato il controller nuovo ed è devastante. Ah, le provate il nuovo controller? Io non ancora, però lo comprerò, penso in estate. Come sono le plastiche? Sono plastiche abbastanza economiche, siamo poco sopra la zanzino, cioè per volare va bene, però i bracci hanno, guardate, una bella resistenza, non sono molli, quindi questo mi fa ben sperare che almeno le giunzioni siano fatte bene.
Comunque dai, non è malaccio per quello che costa. Ah, i suoni del Bugs. Ah, ok. I suoni del Bugs e i LED dello Spark. Il gimbal è stabilizzato? No, non penso che sia stabilizzato, però si può inclinare dal radiocomando e ha 25 minuti di autonomia. L'autonomia è molto buona. Sarà lunga almeno 3 ore. Questo dipende dal caricabatterie che usate. No, no, Mirko, non è Cina Export. Cina Export è più stretto, la cera è più strette, comunità europea più larghe. Ok, il controller è molto bello, sì. Ok, ragazzi, vediamo, mi interessa sapere quanto pesa. Fatemi prendere la bilancia. Un attimo, lasciate like nel frattempo, ragazzi, mi raccomando. Ok, rieccomi. Ok. La recensione del DJI Spice 2 c'è. Se me lo regali volentieri, Gigi. Come sono i materiali? Per quello che costa va bene, cioè è abbastanza solido. Se dai, non è malaccio. Richiudiamolo, così lo misuro perché io ho una bilancia minuscola. State attenti con le eliche. Ok. Chiudiamo anche sopra. Ragazzi, come si vede? Si vede bene o di cacca? Bene. Ecco la mia bellissima bilancia, ragazzi, stupenda. Si accende ancora? Sì. Allora, quanto pesa sto coso? Vediamo. Pesa 0. Ok. Fatemela riaccendere. Ha i suoi momenti di defiance questa bilancia. Ok. Pesa oltre 500 grammi, ragazzi. Pesa oltre 500 grammi, quindi non rientra nelle normative europee nuove, cioè però si potrà usare tranquillamente fuori dalle città. Ok, non lo usate in città questo. Bene, vediamo un po'. Voglio vedere le eliche, se sono come si avvitano. Non lo so. Allora, se spingo non succede niente. Credo ci siano queste due vitarelle da togliere, ragazzi. Ecco, guardate. Queste due. Ah, non sono a sgancio rapido, allora peccato. Diciamo che ora lo sgancio rapido è abbastanza comune. Ok, bisogna togliere quelle due vitarelle. Ora proviamo a collegarlo all'applicazione, se ci riusciamo. La scarichiamo. Però non è male, ragazzi, è molto bellino, dai. Mi piace. Cioè, esteticamente è bello. Vedremo come vola. Fatemi rispondere alla chat, ragazzi. Allora, cosa avete scritto? Dice, ci sono i miei giubbotti. Allora, sì, vabbè, per 150 euro anche il gimbal forse era un po' troppo. Mm, Mirko, però non facciamo pubblicità. Eh, Pesa un po' più di 500 grammi, sì. A salire con One Power. Secondo me i motori sono abbastanza potenti. Il radiocomando? Il radiocomando l'ho fatto vedere prima, Gigi, non è male, è abbastanza ergonomico, gli stick sono solidi, quindi secondo me è buono. Ciao Paolo, buon pranzo. Proviamo a scaricare l'applicazione, fatemi accendere il tablet e vediamo com'è l'applicazione di questo drone. Se avete qualcosa da chiedere, ragazzi, chiedete pure. E lasciate like, mi raccomando, per supportare il canale. Bene, 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 bene. Ta-tan. Bello il logo qui della SGRC. Che ne pensate, ragazzi? Prime impressioni? Ditemi. No, la cam può essere inclinata. Ma quasi nessun drone ha la rotazione della cam, cioè volontaria, solo quelli più professionali. Peso oltre 500 grammi, Dark, siamo sui 550 circa.
No, no, nessun sensore, non ha nessun sensore. Ragazzi, è un drone da 150 euro, anche meno, quindi la settimana scorsa stava a 120 euro su Gearbest, quindi non immaginatevi di avere chissà quali sensori. Fatemi scaricare l'applicazione e vediamo. Allora, allora. Giornata mondiale dell'acqua, beviamo ragazzi, beviamo tutti. Allora, QR code, ok. Per iniziare può essere un buon drone economico entry level, va? Diciamo così. Fatemi trovare il QR code sul manuale, se c'è sul tablet. Bu, bu. QR code scanner. Non riesco a trovare il QR code, ragazzi. Dove sono? Dove sono finiti? Prima li ho trovati subito. Ok, li ho trovati. Vediamo. Applicazione. Android, questo qui. Ok, scarichiamo subito. Scanner. Scannerizziamo il QR code, ragazzi. Se mettesse a fuoco. Un attimo, ragazzi, eh. Difficoltà tecniche. Ce l'ho fatta. Open. Ah, oh, perfetto. È sul Play Store l'applicazione. Fatemi abbassare la luminosità. Anzi, faccio vedere da qui. Ok, questa è l'applicazione, ragazzi. Si chiama SG GPS Pro. Installiamola subito. Vediamo qualche foto intanto, così ci facciamo una mezza idea. Bene. Ok, non sarà mai la qualità del drone, la qualità fotografica del drone. Ok, non c'è molto da vedere. Il voto è abbastanza buono. Solitamente le applicazioni dei droni hanno voti bassissimi. Guardatevi le DJI Go che voti hanno. Vabbè, Mm, aspettiamo che installi. Vediamo se è installato. Allora, cosa avete scritto, ragazzi? Il telefono deve avere la wifi 5 GHz. Penso proprio di sì. Comunque, come drone per le prime armi va bene. Sì, ci sono due cam. Sono per il controllo d'altezza. Per la stabilizzazione senza GPS. Quindi se lo usi per esempio al chiuso in casa o nei capannoni o comunque quando c'è poco segnale GPS, con quelli il drone si stabilizza fino a 7-8 metri di altezza. Ciao Giuseppe, come stai? Eh, sto scaricando, eh. Un attimo. Installazione in corso. Non so se su questo tablet andrà. Spero di sì. Altrimenti dovrò usare un altro smartphone. Ok, apriamo l'applicazione. Accendiamo il drone. Secondo me, per quello che costa, può andare bene, ragazzi. Un drone richiudibile a 150 euro. Cosa c'è di drone richiudibile a 150 euro con GPS e motori brushless, ragazzi? Secondo me è quasi niente. Nicola, guarda, le prime impressioni sono buone, però aspetto di testarlo in volo. Quindi accendiamo il drone, vi faccio vedere l'accensione com'è. Perdonate l'inquadratura, ok? Accendiamolo. Perfetto. Come si fa a collegare il radiocomando? Chi ce l'ha mi aiuti, ragazzi? Si è connesso? Mm, penso di sì. Ok. Apriamo l'applicazione e vediamo. Allora, ecco qui l'applicazione, ragazzi. È fatta abbastanza bene, non è male. Diamo i consensi. Consenti tutto. Dovevo connetterlo prima al drone F11 GPS. Ok. Perché? Che cos'è questo video? In cinese, tra l'altro. Devo connettermi alla sua wifi, no? Penso. Se faccio qui esce il video. Non ci interessa. Ok.
Fatemi vedere se trovo la wifi. Ah, SJ Pro, eccolo qui, connettiamoci. Connesso senza internet, perfetto. Vediamo se va. Ok ragazzi, guardate se è connesso. Versione firmware, perfetto. Ok. È un Full HD Lux. No, non lo so, Danny, non c'è scritto nelle informazioni quanti megapixel abbia, però, come ho detto prima, i megapixel sono abbastanza relativi, bisogna vedere la qualità stessa della cam. In che senso effetto ballerino? Ok, ci siamo connessi, penso. Vediamo. Ci sta connettendo. Oh, ragazzi, si è connesso. Ok, prima impressione. Vediamo, spostiamolo un attimo. Guardate. Vediamo se funziona il radiocomando. No, bisogna connetterlo in qualche modo, vabbè. Lasciamo stare il radiocomando per ora, concentriamoci sul drone. Allora, noto subito una cosa, ragazzi, guardate, notate la curvatura? La cam ha un effetto occhio di pesce, no? Avete presente quello dell'action cam? Guardate la curvatura che prende il piatto, che è dritto. È un drone 5G, sì. Vengono indicati 500 metri di distanza raggiungibile. Proviamo a prenderlo, vediamo. Ok, ok, io sto registrando con il gimbal della DJI, il telefono. Salutatevi ragazzi, guardatevi, siete lì nei commenti. Oddio, perfetto. La qualità a un primo sguardo non sembra nemmeno malvagia. Non riesco a capire se c'è un gimbal a un asse oppure no. Forse no, vabbè, lo scopriremo in volo, però è abbastanza fluido. Ovviamente questo è lo streaming FPV, poi bisognerà vedere la registrazione vera e propria. Ok. No, non ha gimbal, ok. Perfetto. Allora, vediamo un po' le impostazioni dell'applicazione, ragazzi, cercando di non far decollare il drone, altrimenti distruggiamo tutto. No, non penso sia stabilizzato, però, boh, vedremo in volo come va. Bene, ragazzi, vediamo. Abbiamo lo stato della batteria qui in basso. Le impostazioni, vediamo le impostazioni, ragazzi. Abbiamo modalità novizio. Ok. Distanza massima raggiungibile è settabile dai 20 ai segnato nella modalità novizio fino ai 1200 metri, ragazzi, distanza massima raggiungibile, questo è indicato, voi bisogna vedere. Altezza massima raggiungibile dai 10. È crashata l'applicazione? Che cosa è successo? Ecco, iniziamo bene con il primo crash dell'applicazione che penso non sia ottimizzata per i tablet, credo che vada utilizzata con gli smartphone. Comunque dicevamo altezza raggiungibile dai 10 ai 120 metri, ok? E anche altezza di ritorno a casa fino ai 120 metri. E non ci sono altre impostazioni. Così sembra. Poi, questo. Cos'è? Ah, la mappa GPS per pianificare il waypoint mode, eccetera, eccetera. Abbiamo anche la modalità visore. Vi mettete lo smartphone dentro un visore e lo usate in questa maniera. E poi ha varie gallerie fotografiche, eccetera, eccetera, ragazzi. Oddio, ho paura che... oh, questo è per ruotare la cam. Perfetto. E qui ci sono anche alcune modalità di volo più particolari. Ok, ora non c'è la localizzazione attiva, quindi non riesce a vederlo. Perfetto. Questi sono i voli registrati. Qui abilitiamo alcune funzioni smart, ovvero il follow me, il ritorno a casa automatico e l'atterraggio e il decollo automatico. Ok ragazzi, e questa è l'applicazione molto, molto basica, c'è il minimo indispensabile. Ok, beh, non è fatta malissimo. Potevano mettere qualche impostazione in più magari. Ok, e questo è
un primo sguardo all'SGRC F11, ragazzi. Sono curioso di provarlo in volo. L'applicazione mi piace, cioè mi piace, è essenziale. Il drone però è carino d'estetica. Il radiocomando non è male. Boh, voi cosa ne pensate, ragazzi? Ditemi. Quali sono le vostre prime impressioni su questo drone, ragazzi? Crash con i tablet, sì. Ciao Criceto, oh Criceto Salsiccia, al GPS, sia motori brushless. Domani, no, faccio sabato il primo volo, domani dovrebbe uscire un unboxing. Certo, Danny, ci proviamo. Si piegano i bracci, sì, sì, poi ti rivedi la live da capo che ho mostrato tutto e capisci bene. Ragazzi, like, mi raccomando, se vi è piaciuto questo drone. Dove si mette la micro SD? Non siete volgari, eh? Allora, cerchiamo di capire dove si mette. Spegniamo il drone. Ok. Ciao Giancarlo, ciao Stefania. I tuoi dots, come si chiamano? No, non li amo proprio, Cairo, mi dispiace. Ne ho provato uno ed è morto in mare, quindi mai più. Non mi piacciono proprio. Penso che la micro SD vada inserita qua dentro, non c'è nessuna protezione davanti purtroppo. È meglio se ci fosse un gommino o qualcosa, però sì, penso che vada qui sotto la micro SD, una posizione un po' strana. Sulla cam abbiamo la scritta 5G, queste sono le due cam della VPU. E che altro c'è, ragazzi? Non c'è molto altro da dire, sinceramente. Qui c'è il cavetto, il connettore per la ricarica e nient'altro, ragazzi. Questo è il drone vuoto, senza batteria. Che suonano al citofono all'ora di pranzo, ragazzi. Perfetto. Ok, ragazzi, cosa ne pensate? Ditemi. Noi lo rimontiamo intanto. Lo richiudiamo. E sabato si prova in volo, tempo permettendo. Sì, per chi vuole iniziare, magari senza spendere troppo, va bene, cioè per 150 euro è un drone richiudibile, te lo porti ovunque, no? Ok, fatemi leggere cosa avete scritto. Le plastiche sono decenti, dai, per 150 euro ci sta. Se fosse costato 300 euro, no, però a 150 ci sta. Ok, Roberto, ti faccio sapere. Oh, ciao, ciao, cos'è? Sì, ho visto. Ho visto che l'hai già recensito questo drone. Sembra interessante, sembra carino per quello che costa. Pranzi alle 14. No, che 14? Qui a Bari pranziamo alle 2:30, tipo, ma anche più tardi. Acquistato ma non ancora provato. Perché? Come mai? Comunque ditemi se questi due droni non sembrano padre e figlio, ragazzi. Guardate. Questo è della Zerotech, però ve l'ho detto prima, non ha avuto molto successo perché non si interfaccia bene con gli smartphone europei, non comprendo il motivo, quindi ci sono un po' di problemi vari. Avrei voluto recensirvelo, però magari lo comprate e non vi funziona bene, quindi non ve l'ho più recensito. Lo vedete solo sulla scrivania ogni tanto. Batteria eterna, quanto dura? Cos'è? Con DHL rischi di pagare la dogana, non te lo consiglio. Compra sempre con Priority Line. E brushless? Sì, 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 brushless. Ah, anche più di quello indicato, quindi vicino ai 30 minuti, ottimo. La cosa buona è penso che lo potete caricare anche con una power bank, no? Non c'è un caricabatterie specifico, quindi vi basta una buona power bank e lo caricate ovunque voi siate. È anche un altro punto positivo. Lo Zino è un'altra cosa, si aggiorna con le pinzette. Madonna mia, lo Zino, ragazzi. L'ho dato via per la disperazione. Cos'è? Tu l'hai comprato l'Absanzino o non l'hai più comprato? Sì, vi lascio tutti i link più tardi, ragazzi. Appena esce il video ufficialmente su YouTube, vi lascio il link. Peso? Pesa più di 500 grammi, sui 550, penso.
Grazie, buon lavoro, Father. Buon lavoro. Un bel like, ragazzi, mi raccomando, per supportare il canale. Prime impressioni molto buone, aspetto di provarlo in volo. Ovviamente non mi immagino una cam di uno Spark, eccetera, eccetera. Però per 150 euro, un drone con quasi 30 minuti di autonomia può essere un buon drone per iniziare a prendere confidenza con i comandi. Ma chi ce l'ha? Come si configura con il radiocomando? Come si interfaccia con il radiocomando? Perché li ho accesi entrambi, ma non si è interfacciato. Come si fa a connetterli insieme, ragazzi? Dovrò leggermi il manuale, mi sa. Esteticamente è molto simile allo Zino. Vabbè, è uno stile richiudibile, alla fine sono quasi tutti uguali. A me dello Zino non piace il gimbal, che sembra veramente un giocattolo. Hai provato lo Z5? No, purtroppo, mi dispiace. Zona Cuneo, ah vabbè. No, qui a Bari c'è bel tempo, ma sicuramente nel weekend, quando potrò provarlo in volo, pioverà di rotto, incredibile. Buon lavoro, ragazzi. Io cerco di capire come si binda al radiocomando. Mm, Ma ragazzi, ma che ve ne fate di 500 metri, ragazzi? Dai, cioè, rimanete nelle distanze legali, restate nei 500 nei 200 metri di distanza. Sto cercando di capire come si connette al radiocomando. Uh, Stick sinistro, su e giù. Ah, come i droni economici praticamente. E Sima. Ciao Andrea. Ok, spiega un po' come funzionano le varie modalità di volo. Voglio provare il follow me con questo drone. Mi incuriosisce. Bene. Ah, sì, il Ninja, il Phone Sky 913 mi deve arrivare, molto interessante perché pesa poco e molto carino. Appena mi arriva ve lo recensisco, ragazzi. Secondo me meriterà molto il Ninja. Ok, ora bisogna provarlo in volo, ragazzi. Ora carico tutto e lo tengo pronto per il weekend. Tempo permettendo, ragazzi. Sì, vabbè, si può provare. Anche se io droni economici non mi fido mai a spingerli troppo lontano, preferisco tenerli a distanza visiva. Già il Mavic 2 ebbi paura una volta a fare un range test con tutto che si tratta del Mavic, ma si leggono spesso di droni caduti in mare, precipitati senza motivo, quindi grazie Kairu. Ok ragazzi, ok, quindi che dire di più? Nulla ragazzi, quasi quasi io ora vado a pranzare. Noi ci vediamo domani con un unboxing, penso che esca domani, poi nel weekend con la prova di volo di questo drone, vediamo come vola, come registra. Nulla ragazzi, buon appetito a tutti, a chi deve mangiare, buon lavoro a chi va a lavorare, buona giornata a tutti gli altri. Bene ragazzi, mi raccomando un bel like per supportare il canale, in descrizione video troverete tutti i link per acquistare questo drone, link per entrare su Telegram, Instagram, Facebook, entrate ragazzi. Certo, ci provo Kairu. Nulla